Allora, dove eravamo rimasti? Era il 2021, questo è stato il mio ultimo post su Instagram e poi BOOM! Decido di lasciare i social per prendermi un po' di tempo per me. Tutto stava iniziando a sembrarmi una grande illusione. Una relazione sentimentale abbastanza turbolenta porta a un periodo di caos e confusione nella mia vita. Nel frattempo i miei genitori si separano e le mie tensioni interne aumentano notevolmente. Ma quando tutto sembrava andare male, va peggio e arriva il Covid. Le poche certezze accumulate sino a quel momento quindi sembravano svanire. L'isolamento però mi permette di guardarmi dentro. Chiedo aiuto a un terapista e inizio a prendermi la responsabilità della mia vita, smettendo di incolpare il mondo esterno. Accetto le rotture, lascio casa e parto verso l'ignoto. Grazie a Ricky. No, non questo Ricky. Questo. Faccio la mia prima stagione lavorativa come cameriere, dove conosco posti e persone bellissime e lavoro come un dannato. Uso i soldi guadagnati per farmi la patente e per andare a vivere in affitto col mio amico Spenky. Successivamente il mio terapista mi convince a partire in piena pandemia verso la Germania, dove faccio il corso per assistente di volo. Il mio naso viene stuprato dai tamponi, conseguo il certificato e insieme alla mia nuova famiglia vado in Irlanda per iniziare a lavorare. Ma a causa del Covid vengo rimandato a casa. Durante la tesa mi viene assegnato il Portogallo come base. Ci vado per 6 mesi e inizio a vivere veramente la vita. Nonostante le difficoltà, volo per 700 ore. Imparo la lingua, incontro persone, posti e situazioni che porterò sempre nel cuore. Muita saudade. In quel periodo inizio una relazione a distanza con una ragazza irlandese. Finito il contratto in Portogallo, vengo rimandato a casa ad aspettare un cambio base. Passa il tempo e inizio a finire i soldi. Mi viene proposta a Londra, ma è carissima! Quindi scelgo di cambiare compagnia perché mi avrebbero pagato durante il corso dandomi respiro economico. Seguo quindi il mio amico Andrea e parto per la Lettonia. Ma lì sento che c'è qualcosa che non va. Come se mi stessi allontanando da ciò che desideravo davvero nella vita. E in più scoppia il conflitto in Ucraina, quindi tra freddo, ristrettezze economiche e una guerra al confine, insomma, non proprio il top. Decido comunque di continuare ignorando la sensazione di disagio, fino a quando la vita non decide per me. Concludo il corso! Sono pronto a partire! Ma perdo il portafoglio con tutti i documenti. Devo quindi tornare in Sardegna per rifarli. Qualche giorno dopo il mio arrivo, vado a fare una passeggiata con mio padre nella spiaggia della mia infanzia, su Giudeo. E lì capisco che ho bisogno di restare in Sardegna. Questo periodo, oltre a essere stato tanto bello, è stato altrettanto stressante. Sospesa infatti la carriera da assistente di volo, inizio ad avere incubi ricorrenti che mi vedono pilota di un aereo che proprio nel punto più alto del suo volo perde il controllo e si schianta a terra. Inizio a lavorare alla reception di un resort, in completo isolamento dal mondo, vivendo in alloggi spartani senza internet e limitandomi a dormire, andare in spiaggia e leggere, scoprendo che alla fine questo stile di vita mi piace da morire. 2 libri mi segnano particolarmente, The Molecule of More e Dao De Jing, che mi offrono prospettive nuove riguardo alla vita. Inizio a pensare di voler mollare tutto e fare l'eremita. Decido di chiudere la relazione a distanza perché tecnicamente è difficile da gestire. Dopo un po' di tempo al lavoro leggo con Giulia, con cui inizio una frequentazione, compro la mia prima macchina e dopo la stagione andiamo a vivere insieme. Cioè con Giulia, non con la macchina. Questa relazione mi insegna che l'amore non si trova già pronto, ma che si deve costruire con impegno. E non è sempre facile. Grazie al suo supporto riesco finalmente a coronare uno dei miei più grandi sogni: studiare recitazione. A teatro incontro persone splendide e un ambiente bellissimo. E a giugno di quest'anno, udite udite, si è anche tenuto il nostro primo spettacolo. Quindi, riassumendo quasi 3 anni in 3 minuti, queste esperienze mi hanno fatto capire che a volte, per essere felici, bisogna lanciarsi nel vuoto, fidandosi del processo e delle proprie potenzialità. Siamo molto più capaci di quello che crediamo, o peggio, di quello che ci fanno credere. La vita è strana, un cambio di prospettiva può farci capire che niente ci è dovuto e che tutto può cambiare da un momento all'altro. E forse è proprio per questo che ha senso vivere. Sto capendo che la vita non è perfetta per nessuno. Più che credere all'illusione dei social media, forse è meglio abbracciare l'imperfezione della vita e cercare di andare avanti creando qualcosa. Essere fragili è umano, va accettato e per stare bene bisogna imparare a chiedere aiuto quando serve, perché la verità è che da soli non si va da nessuna parte. Quindi, a tutte le persone che ho incontrato, ai loro lati positivi che mi ispirano e quelli negativi che mi insegnano cosa non voglio essere, grazie. Spero che nella vita incontriate ciò di cui avete bisogno per crescere, anche se apparentemente negativo, perché come recita il tatuaggio di un estraneo incontrato per caso, a volte, per crescere, abbiamo bisogno anche della merda. E questi erano gli ultimi 3 anni della mia vita. Ho risolto tutti i miei problemi? No. Sono più felice? Sì. Ho perso capelli? Anche. Ma soprattutto ho imparato lezioni e rubato citazioni da persone, libri ed esperienze che scrivevo su post-it e poi attaccavo all'armadio. Ora, sul mio armadio non c'è più posto? Esatto. Sono diventato un libro? Già. 20 libri e un terapista. Citazioni tratte dal mio percorso che mi hanno ispirato, motivato e fatto riflettere. Puoi decidere di comprarlo per leggerlo, oppure per appoggiarci la pietra. Funziona uguale!